Ciao da Stefano Verona di Psicologia Semplice. Dopo aver trattato ampiamente il tema del temperamento e un po' più velocemente quello del carattere, siamo al momento di trarre le conclusioni. Questa personalità da cosa è dovuta? Dal temperamento o dal carattere o da entrambe le cose? Se mi hai seguito con attenzione nei video precedenti, saprai che entrambe comparteciperanno alla creazione della personalità, ma lo faranno in modo diverso. Gli aspetti temperamentali andranno a costituire la struttura biologica della personalità e questi potranno essere molto rigidi oppure piuttosto morbidi. Guarda, ti voglio fare un esempio. Pensate a una persona che ha dei tratti narcisistici. Quindi le piace apparire, farsi notare, portare l'attenzione su di sé ed essere sempre al centro dell'attenzione. Fino a qui parliamo solo di tratti. Ma quando parliamo di disturbo e quindi di patologia? Una persona con un disturbo di personalità narcisistico potrebbe ad esempio sentirsi fortemente a disagio in una situazione sociale all'interno della quale non riesce a tenere banco. Non riesce quindi a posizionarsi come il trascinatore all'interno di una conversazione. E per lei potrebbe essere così disagevole che potrebbe addirittura decidere di lasciare la sala e andarsene. Bene, mettendo insieme le dimensioni di ricerca di novità, evitamento del danno e dipendenza dal riconoscimento, avremo il tratto della personalità, che potranno trasformarsi in un disturbo in base a come si configurano le altre dimensioni, cioè quelle del carattere. Se queste hanno dei punteggi molto bassi, in particolare le prime due di cui vi ho parlato, probabilmente ci sarà un disturbo di personalità. Per aiutarvi a capire, desidero fare un esempio emblematico utilizzando un personaggio che probabilmente conoscerai. Ti parlerò quindi di Ernesto Guevara, detto il Che. Ma andiamo con ordine. Proviamo a pensare a una persona che ha un'alta ricerca di novità, quindi ha bisogno sempre di andare verso nuove esperienze, nuove situazioni e ha bisogno di porsi costantemente degli obiettivi da raggiungere. Quindi fortemente guidato dal desiderio. Questo soggetto, con un'alta ricerca di novità, potrebbe però avere anche un bassissimo evitamento del danno e quindi non avere paura di nulla. Sarebbe quindi molto audace, sprezzante del pericolo. Ma immaginiamo che abbia anche una bassissima dipendenza dal riconoscimento e quindi sia totalmente indifferente all'opinione altrui. Non si sente in dovere di compiacere gli altri e quindi di soddisfare le loro aspettative. Bene, questa combinazione di aspetti temperamentali è il terreno migliore per diventare un antisociale, un delinquente insomma. Pensateci, una persona che desidera sempre di più, non si accontenta mai, vuole cose e contemporaneamente non ha paura di niente e non gli importa nulla di quello che la società o le altre persone pensano di lui. È il candidato ideale per diventare come minimo un ladro o un rapinatore. Questa persona ha tanti desideri da soddisfare, ha poca paura e non ha alcuna remora a raggiungere i suoi obiettivi, poiché non gli importa del giudizio degli altri. Ma tutto questo avverrà più probabilmente qualora questa persona sia stata educata a non dare importanza alle altre persone, alle loro emozioni, ai loro sentimenti e non abbia definito i suoi valori e i suoi scopi. E non gli sia stata trasmessa anche una visione spirituale della vita, ovvio. Perché vi ho parlato di Ernesto Che Guevara? Questo eroe argentino aveva probabilmente i tratti temperamentali di un antisociale. Ambiva costantemente obiettivi sempre più alti e più grandi, ricerca di novità. E questo l'ha dimostrato con le azioni che ha compiuto durante la sua vita. Inoltre non aveva alcun timore, basso evitamento del danno, fece imprese assolutamente audaci e addirittura spericolate. Nonostante ciò che fece era guidato da un'altissima autodirettività, tratto del carattere, poiché aveva un obiettivo molto preciso. Nel suo caso era quello di liberare i paesi oppressi dalla fame e dall'ignoranza. Aveva sviluppato inoltre un alto senso di cooperatività, e questo grazie anche a un lungo viaggio che fece in moto con il suo amico Alberto Granado, in cui incontrò la miseria e la povertà delle popolazioni latinoamericane. Questo lo aveva sensibilizzato molto, l'aveva reso molto empatico.
Lui era un medico e un intellettuale prima ancora che un rivoluzionario. La cura delle persone era per lui diventata un valore fondamentale. Pur non essendo religioso, aveva quindi un'alta autotrascendenza, un senso valoriale estremamente sviluppato che guidò sicuramente le azioni della sua vita. Vedete come a parità di tratti temperamentali una persona può diventare qualcosa di molto diverso, un criminale o un eroe. Non voglio dire che fosse un santo come molti lo considerano ancora in Bolivia. I tratti antisociali li aveva e li ha espressi anche duramente contro dei suoi avversari, ma comunque era guidato da degli ideali. Con questo video spero di avervi fatto capire chiaramente che il destino non è segnato dalla predisposizione ereditaria. Qualunque sia la dotazione temperamentale, se ci vengono trasmessi esempi, valori o se in generale costruiamo un buon carattere, anche un potenziale criminale può diventare qualcosa di diverso o addirittura essere visto come un eroe. Qualunque configurazione degli aspetti temperamentali, rimodellata dal carattere, può portarti a una vita appagante e utile a contribuire al benessere tuo e delle persone che ti stanno accanto. Ciao, ti saluto e al prossimo video.